Benvenuti, fedeli cercatori di verità, in un nuovo episodio di Mania delle serie turche. Oggi entriamo in uno dei territori più delicati e sacri dell'esistenza, la famiglia e le questioni irrisolte del cuore. Ciò che stiamo per raccontarvi non è un pettegolezzo qualunque, è la cronaca di uno scontro che ha scosso le fondamenta di due vite che un tempo sembravano camminare all'unisono. La storia di Demet Özdemir e Kenyomen ha preso una piega inattesa, e a spezzare il silenzio non è stato un comunicato stampa, ma il trillo di un telefono e la voce ferma di un padre. Prima di svelarvi i dettagli della conversazione che ha lasciato Khan in un turbamento profondo, vi invito a diventare parte della nostra comunità. Iscrivetevi a Mania delle serie turche, attivate le notifiche e mettete like se credete che la giustizia emotiva prima o poi trovi sempre la sua strada. E per chi desidera sostenere il nostro lavoro e vivere un accesso privilegiato, proprio qui sotto trovate il pulsante Unisciti. Tenetevi forte, perché questa storia potrebbe cambiare per sempre il modo in cui guardate i vostri idoli. L'episodio che per giorni aveva aleggiato come un sussurro tra le pieghe del gossip è venuto a galla con una nitidezza spietata. Non stiamo parlando di un battibecco banale, né di un malinteso alimentato dai media. Stiamo parlando di una telefonata destinata a restare impressa. Il padre di Demet Özdemir ha contattato l'ex compagno di sua figlia, Khan Yaman. Uno scambio che, a detta di chi ne è a conoscenza, ha deviato il corso della loro vicenda personale e, in qualche modo, ha riscritto le regole del gioco. Le informazioni filtrate dal giro più stretto dei protagonisti parlano di un confronto che non è stato un semplice botta e risposta, ma un monologo colmo di verità, un flusso di parole capace di toccare corde profonde, tanto da lasciare Khan a un bivio interiore. Tutto è iniziato dopo un lungo periodo di silenzio. Demet, nota per la sua eleganza e discrezione, aveva scelto di non pronunciare pubblicamente una sola sillaba sulla rottura, mentre Khan cercava di voltare pagina concentrandosi sul lavoro e sugli impegni. Ma ci sono dolori che un genitore non riesce a sopportare da spettatore. Il padre di Demet, vedendola trattenere lacrime e sentimenti che non trovavano voce, logorata da notti insonni e domande sospese, ha deciso che era arrivato il momento di intervenire. Ha preso il telefono e ha composto un numero che, fino a non molto tempo prima, apparteneva quasi alla famiglia. Dall'altra parte della linea, Khan Yaman, ignaro del terremoto che stava per abbattersi, ha risposto. Le prime frasi, stando ai racconti, sono scivolate via con una calma disarmante, quasi rispettosa, come la quiete che precede un temporale. Ma, man mano che le parole si sono fatte più dense, il tono del padre si è indurito, trasformandosi in una sentenza morale dal peso specifico altissimo. Con l'autorevolezza che solo l'amore incondizionato di un genitore sa conferire, ha ripercorso le delusioni di sua figlia, i vuoti di attenzioni, le ore piccole passate a fissare il soffitto, la frattura nel cuore che la figura pubblica non mostra ma la persona autentica porta addosso come una cicatrice. Non erano rimproveri gettati a caso, bensì specchi alzati all'improvviso, in cui Khan è stato costretto a guardarsi davvero. Il punto di svolta, il colpo che ha immobilizzato Khan, è arrivato con una frase che suonava come una condanna ma anche come una verità universale: entrare così profondamente nella vita di qualcuno e poi voltarle le spalle ha un costo. Quelle parole, pronunciate senza alzare la voce, hanno pesato come pietre. Fonti a lui vicine sostengono che Khan, in quel preciso istante, non sentisse più solo il timbro di un ex suocero, ma il richiamo del proprio passato, il riflesso delle decisioni prese e di quelle mai affrontate davvero. Nessuna difesa, nessuna scusa affrettata. Khan ha scelto il silenzio. Un silenzio spesso, quasi palpabile, si è steso tra i due. E, dopo una pausa lunghissima, quella quiete è esplosa in uno sfogo interiore che nessuno vide, ma che da quel momento lo rese un altro. Qui a Mania delle serie turche ci fermiamo un istante per riflettere. Fino a che punto è giusto che un genitore si intrometta nelle storie passate dei figli adulti? È un atto d'amore o un'invasione? Vogliamo conoscere la vostra posizione morale, raccontatecela nei commenti, li leggiamo con attenzione. E se apprezzate questo tipo di analisi profonda sui lati emotivi delle celebrità, potete sostenere il canale con un super thanks. Il seguito di quella telefonata, in ogni caso, non si è fatto attendere.
Le conseguenze sono state immediate e pesanti. Le voci parlano di una crisi interiore importante per Can Yaman. C'è chi sostiene che l'attore stia valutando di rivelare verità tenute finora al riparo, e chi invece ipotizza un ritiro momentaneo dalla scena pubblica per ritrovare equilibrio. Un dato, però, sembra certo agli amici più fidati: Can ha cercato isolamento. Dopo la chiamata, avrebbe perso l'abituale spensieratezza, sul set apparirebbe assente, gli sguardi sfuggono, le risposte si fanno brevi, e non di rado il telefono finisce spento per ore, nel tentativo di scollegarsi dal mondo. Questa improvvisa solitudine ha messo in allerta i fan, che hanno letto in tali segnali un pentimento sincero, non costruito. Dall'altra parte, la reazione di Dimet Özdemir è stata di segno opposto. La protagonista di tanti sogni televisivi, pur sapendo dell'intervento del padre, ha evitato accuratamente di alimentare il dibattito in pubblico. Non un'intervista, non una storia estemporanea sui social. In privato, però, le cose sarebbero andate diversamente, il peso emotivo che si portava dentro si sarebbe alleggerito. Amiche a lei vicine confidano che Dimet abbia ammesso, con la voce di chi si sente finalmente capita: non avrei mai trovato le parole che mio padre ha avuto il coraggio di dire. In quelle frasi, in quella fermezza lucida, ha sentito che qualcun altro aveva nominato il suo dolore e gli aveva dato dignità. La compattezza della famiglia le ha restituito forza, ricordandole che, in questa battaglia del cuore, non è sola. Il mistero si infittisce se guardiamo ciò che è accaduto online. Poche ore dopo, o forse il giorno seguente, Can ha pubblicato un messaggio criptico sui social. A volte si urla più forte proprio dove si tace. Una frase che si presta a 1000 interpretazioni. Per molti, è una missione velata, un modo di chiedere scusa senza pronunciare la parola scusa. Un biglietto sospeso nell'etere digitale, indirizzato a Dimet ma lasciato nel vento, come accade con i messaggi che non si ha il coraggio di consegnare a mano. È un tentativo di riconciliazione? O soltanto catarsi, il modo più umano per allentare la pressione della coscienza? Nel frattempo, il padre di Dimet non ha tremato. A chi gli è vicino, avrebbe sussurrato: da padre, ho fatto il mio dovere. Parole che non lasciano spazio a fraintendimenti, la priorità resta il benessere emotivo di sua figlia, e se la situazione dovesse richiederlo, è pronto a farsene scudo ancora una volta. Questa determinazione ha messo in luce la natura protettiva della famiglia di Dimet, un bastione che non arretra quando la tempesta si abbatte. Il mondo dello spettacolo, intanto, trattiene il fiato. Can romperà il silenzio? Chiederà di incontrare Dimet faccia a faccia per scusarsi, guardandola negli occhi e scegliendo, per una volta, di non fuggire dalle domande che contano? Le ipotesi si rincorrono. Alcuni sostengono che la vicenda sia arrivata al capolinea e che sia tempo di voltare pagina. Altri, invece, percepiscono che questa storia è ancora lontana dal suo epilogo. Perché le emozioni, quando sono così intense, raramente si spengono con un click. Una telefonata, un padre, un ex compagno e un silenzio infranto. La parabola di Dimet e Can ci ricorda che le relazioni non finiscono quando si firma un documento o si cancellano le foto dal rullino, finiscono quando si regolano i conti dell'anima, quando le parole mai dette trovano finalmente un varco e la verità, quella autentica, smette di essere un sussurro. E in questo caso, la verità ha preso la forma di una voce paterna che ha preteso ascolto. Famiglia di Mania delle serie turche, secondo voi quale sarà la prossima mossa di Can? Tenterà di riconquistare Dimet, con un gesto all'altezza del rumore provocato da quel telefono, o sceglierà l'addio definitivo, il rispetto della distanza, la pace che a volte arriva solo accettando ciò che non può essere cambiato? La vostra opinione per noi è fondamentale. Scrivetela nei commenti, confrontatevi, fateci capire da che parte pende la vostra bussola morale. Prima di chiudere questo capitolo, assicuratevi di essere iscritti al canale e di avere le notifiche attive, così non perderete nemmeno un battito di questa storia. Se quanto avete ascoltato vi ha toccato, condividete questo video con chi saprà comprenderne le sfumature. E ricordate: il pulsante Unisciti è il vostro pass VIP nel nostro mondo, tra retroscena, approfondimenti e confidenze che non troverete altrove.
Noi di Mania delle serie turche restiamo qui, con l'orecchio teso e il cuore in ascolto. Perché, nel regno delle emozioni celebri, i capitoli non finiscono mai davvero, si sospendono, si riscrivono, a volte tornano con una sola vibrazione di telefono. E quando quel telefono squilla, non annuncia solo una chiamata, annuncia una resa dei conti. Che sia la quiete dopo la tempesta o l'inizio di un nuovo temporale, lo scopriremo insieme, un respiro alla volta.